La sta registrando? Ok. Buongiorno, grazie per essere qui con noi. Questa è la prima volta che tentiamo questo esperimento all'interno delle convention che ormai organizziamo da anni, chiamate Ludicon, un incontro con autori, che sembrava logico andare a chiamare Luditalk. Gli autori in questione sono due autori italiani, game designer piuttosto importanti nell'ambiente. Abbiamo Ruger Fred qui in presenza, ciao, e collegato da remoto Matteo Menapace. Ciao. Conoscendo Ruger da molto tempo e conoscendo il lavoro che ha reso famoso Matteo Menapace un anno e mezzo fa, con grande merito, è sembrato naturale sviluppare questa chiacchierata principalmente sul tema dell'etica nell'ideazione e nello sviluppo dei giochi. Conosco Ruger da molto tempo e so che questa è sempre stata una cosa, un tema che sentiva da vicino e che voleva sviluppare, e credo abbia cercato sempre di sviluppare all'interno di quello che faceva. Per quanto riguarda Matteo Menapace, al momento mi risulta ci sia un solo gioco pubblicato, non l'unico completato, ma uno solo pubblicato, che però parla da solo. In materia di etica. Matteo? Sì? Ok. No, volevi che poi era Ehm, un invito a parlare questo? Non ho sì. colto, scusa. Eh, sì, allora, il gioco a cui Ariele stava alludendo è Daybreak o Emission in italiano, che è un gioco cooperativo da 1 a 4 persone in cui ci si cimenta con le politiche climatiche a livello globale per cercare di contrastare la crisi climatica e cercare anche di risolverla. Quindi si vince quando si riescono ad abbattere le emissioni fino a raggiungere il net zero, la neutralità carbonica. Si perde invece quando non c'è più tempo, quindi sono 6 round, se alla fine del sesto round non si è vinto, si perde. Si perde anche se le temperature globali sforano i 2 gradi di riscaldamento globale, ma più probabilmente si perde quando una delle 4 persone che giocano ha una situazione fuori controllo, cioè la società che gestisce non riesce a far fronte alla crisi climatica o alle varie crisi che poi si sommano alla crisi climatica. È un gioco che ho sviluppato assieme a Matt Leacock, molto famoso per aver progettato Pandemic, oltre a vari altri giochi. E ci siamo conosciuti online durante la pandemia, all'inizio del primo lockdown, quando lui aveva scritto un articolo per il New York Times in cui parlava di come si potrebbe approcciare la pandemia da un punto di vista cooperativo e le lezioni che si potrebbero trarre da un gioco come Pandemic. Io avevo scritto una cosa simile per il mio blog, quindi abbiamo cominciato un confronto all'inizio su Twitter, poi trasferito su videochiamata e ci siamo resi conto che entrambi eravamo interessati al problema della crisi climatica e quindi abbiamo deciso di fare o di provare perlomeno a fare un gioco che affrontasse questo problema enorme, globale, con un gioco cooperativo, che è un possibile approccio, ce ne sono altri. Al momento ho cominciato a lavorare anche a un gioco competitivo in cui la crisi climatica comunque fa un po' da sfondo e se
Se volete ne possiamo parlare più tardi. E sì, comunque Daybreak è un gioco che è stato pubblicato nel 2023 in inglese e in tedesco, poi nel 2024 è uscito anche in altre lingue, nel 2025 in italiano, quindi esiste, credo da aprile, è stato pubblicato da Genos, come Mission, che è anche il titolo che gli è stato dato in Germania. E, sì, è un gioco che la mia stima al momento è che ci abbiano giocato più o meno un milione di persone fra la versione analogica e quella digitale che abbiamo pubblicato su Board Game Arena. Eh, Giocando a Daybreak, una cosa che ho notato, a parte questo meccanismo di vari modi per perdere, un solo modo per vincere, l'ho rivisto molto, ricordava molto, diciamo, quella stesso aspetto del gioco che ha reso celebre l'ICOC, ovvero Pandemic. mhm. Era già parte della tua idea iniziale o è stato proprio un figlio della vostra collaborazione, un elemento che veniva fuori più da Ah, lui? beh, l'idea iniziale non era così dettagliata da includere modi di perdere, però all'inizio ci siamo concentrati su come modellare il problema, cioè come fare rendere diciamo, il ciclo di produzione industriale, comunque in un'economia basata sulle risorse fossili, sulle combustibili fossili, che poi produce emissioni, che poi producono una serie di crisi e ehm, di problemi a livello globale. Ehm, I tre modi di perdere, all'inizio ce n'era uno solo nei primi prototipi, che era quello di sforare i 2 gradi di riscaldamento globale. Poi è subentrato il modo più probabile di perdere, come dicevo prima, che è quello di avere una serie di comunità in crisi. Quello è subentrato poi perché all'inizio ci siamo concentrati sulla transizione ecologica, cioè sull'economia. Poi abbiamo capito che c'era tutta una fase, tutta una parte di società, di ecosistema, di creare resilienze, come le chiamiamo nel gioco, e quindi da lì l'abbiamo modellato col fatto di proteggere le comunità, e se hai troppe comunità in crisi, quello fa scattare la sconfitta. E il terzo modo di perdere, che è quello di non aver vinto entro la fine del sesto giro, è stato più una reazione ai vari test, quando ci siamo resi conto che non avendo un termine, diciamo, spesso le persone che giocavano pensavano di avere diciamo, un tempo infinito per poter risolvere la crisi, e anche se comunque è abbastanza improbabile arrivare al sesto giro e non aver vinto o perso. Cioè, il fatto di avere questo termine assoluto di 6 giri o 6 round, non capita spesso di farlo scattare. Si perde più spesso appunto avendo le 12 comunità in crisi o sforando i due gradi. Però comunque ti dà un'idea di quanto tempo hai, più o meno qual è il tuo margine per cercare di vincere, e crea anche un senso di urgenza, per cui già dal primo round chi gioca si sente di dover eh, cercare di far progredire l'obiettivo finale, che è quello appunto di abbattere le missioni. Mentre, come dicevo, nei test iniziali ci siamo resi conto che spesso chi giocava se la prendeva un po' con calma, e poi le cose andavano fuori controllo, quindi è più un modo per, come dire, in inglese si dice manage expectations, cioè per dare un senso di qual è
il termine che hai, ma appunto non succede spesso di perdere in quel modo lì. Sul tema, dopo passerò la parola anche a Ruger. Sul tema del perdere a daybreak, però in effetti avevo una domanda che volevo portarti, e cioè il fatto che dopo un po' di partite mi sono accorto che tendenzialmente mi capitava piuttosto spesso di riuscire a vincere in maniera abbastanza fluida. Mhm. Sbaglio qualcosa nelle regole? Sono bravi quelli con cui gioco? O c'è un qualche modo, una forma di scelta ideologica nell'indicare come sottotesto la crisi è grave, ma sarebbe risolvibile se ci fosse una forte cooperazione? Cioè, è volutamente risolvibile o è stato un caso dei gruppi con cui mi sono trovato a giocare? Beh, è risolvibile nel senso che è possibile vincere. I nostri dati indicano che il 60% o più delle prime partite viene perso da chi gioca. Ed è stata una cosa voluta, nel senso che abbiamo bilanciato il gioco per essere perso più spesso rispetto a quando viene vinto, perlomeno la prima volta che si gioca. Questo sia da un punto di vista di progettazione, perché volevamo creare quel senso di perdita che però ti stimola a riprovarci e quindi in senso che il gioco cioè, ti dà l'idea di essere possibile, di essere fattibile la cosa, però non troppo facile. Quindi nel tuo caso magari è stata una questione di, non so, di bravura, direi, perché hai Bravi quelli con cui gioco. bravi quelli con cui giochi, sì. O comunque fuori dalla media. Poi a livello ideologico, sì, sicuramente vogliamo far passare il messaggio che la crisi è risolvibile con comunque se c'è a livello globale una cooperazione, che però comunque la cooperazione non è indispensabile, nel senso che Daybreak Mission è possibile vincere anche senza cooperare con le altre persone, cioè se ognuna fa il proprio dovere, fra virgolette, nel senso che risolve il proprio problema a livello locale, poi comunque il progresso globale si può vedere. È chiaro che se c'è un po' di coordinazione, se si comunica, se si coopera, se si specializza a livello locale, poi diventa più facile vincere. Però la cooperazione di fatto non è indispensabile e questo è un po' anche il messaggio che volevamo far passare. Quindi la cosa principale è che la crisi climatica va presa sul serio dalla classe politica, cioè metaforicamente chi rappresenti quando giochi. E poi, in secondo luogo, se c'è cooperazione globale, si riesce a risolverla meglio, però appunto non è indispensabile. Ok, grazie. Venite da percorsi molto diversi, nel senso che tu sei arrivato a pubblicare il tuo primo gioco come autore quasi indipendente, non avevi Mhm. lavorato nell'editoria ludica come autore fino a quel momento. Invece Ruger ha una lunga storia nell'ambiente. La prima domanda che mi viene da fare, mentre per Matteo è stato possibile portare la sua idea, che è stata all'origine stessa della creazione del gioco, a un editore, Ruger, lavorando internamente in case editrici anche piuttosto grosse, anche tra le più grosse del settore, intanto presentati, abbi la possibilità di raccontare un attimo chi Ma non sei frega niente a nessuno. e poi avere la possibilità di dire che spazi ci sono lavorando dall'interno di poter portare
le tue idee e determinati valori all'interno dei progetti che ti vengono assegnati, quelli su cui ti trovi a lavorare. Vabbè, magari faccio una micro nota, perché secondo me, cioè, il game design non è che lo fai solo se hai un ruolo occupazionale come game designer, nel senso che tu puoi fare anche design per i cazzi tuoi. O comunque per, diciamo, dinamiche non eccellente commerciali, al punto che io e Matteo ci siamo conosciuti anni prima di Daybreak, a un evento a Genova che era il Game Happens, e già aveva dei giochi, Matteo, quindi cioè, come io avevo dei giochi prima di lavorare in Camon, prima di lavorare da altre parti, e chiaramente sono due, diciamo, direzioni che procedono, nel senso che chiaramente è più facile ragionare, avere libertà, se vogliamo, tematico-etiche sui cazzi propri, cioè c'è un gioco per me, sono io il guardiano di quello che faccio, tra virgolette, mentre se lo faccio per un editore, l'editore ha probabilmente cose da ridire su quello che faccio, nel bene e nel male. In alcuni casi più nel male che nel bene, ma questo è un altro argomento. Lo spazio credo dipenda molto anche dal tipo di casa editrice, diciamo, quello di sviluppo in cui si lavora, perché chiaramente le persone sono diverse e le persone sono poi, diciamo, formano gruppi diversi e diverse, diciamo, diversi anche paletti che puoi superare o che non puoi superare a seconda. Sarò molto breve anche per PTSD, quindi sull'esperienza a Camon, diciamo, lo spazio che c'era era uno spazio possibile quando nessuno guardava, diciamola così, e c'è stato, nel senso che, per esempio, anche grazie a CD Projekt Red, so che sembra strano dire così, però quando mi ha fatto giocare a tavolo di Cyberpunk, loro ci hanno dato anche l'ok a creare ad hoc nuovi edge runner, anche per mancanza, diciamo, che servivano un certo numero di edge runner per vari motivi, anche meccanici, di bilanciamento più che altro, perché il videogioco, che era poi l'IP di riferimento, aveva molti più solo, diciamo, rispetto ai techi, altro, ma noi volevamo un bilanciamento pieno di techi, netrunner e solo, e quindi abbiamo dovuto crearne ad hoc da zero un tot che fossero però creati da noi, perché CD non aveva altri, diciamo, cazzi, tipo pecciare Cyberpunk. E quindi ci hanno dato l'ok di proporre dei personaggi e poi avrebbero dovuto chiaramente provarli, e lì mi sono detto io non voglio fare solo maschi bianchi cis, questi che ci mancano, che già ce ne sono tipo un 80%, volevo un po' anche una distribuzione diversa, non solo di punto di genere, ma anche di orientamenti, di approcci, e sono alcuni dei miei personaggi preferiti che sono usciti da lì, sono usciti anche da conversazioni con persone, andando a chiedere tu che personaggio vorresti, se ti vedessi rappresentata in questo gioco, è uscito secondo me bene. CD Projekt ha detto ok, la produzione di Gamon non ci ha fatto caso, e quindi anche nell'art, per esempio, abbiamo diverse anche bandiere che secondo me pochi hanno notato, ma ci sono varie cose. Però di nuovo è negli angoli in cui dall'alto non si guarda, perché quando invece si parla apertamente di, in passato, ci serve un senso di consulta, ci serve un cultural consulta, eccetera, la risposta è no, perché ci può stare, in quel caso lì. Poi, fortunatamente, di nuovo, ogni editore è un po' a sé, quindi quello è un caso specifico, però non posso fare un discorso generale. Ok, Spero di aver risposto alla domanda. per me sì. Per Matteo, per esempio, una domanda la porrei in maniera leggermente diversa. La fase di sviluppo e proprio l'aspetto materico del gioco prende delle posizioni estremamente nette, molto chiare. Non dico che sia il primo in assoluto, però è stato il primo in cui in cui mi sono imbattuto e in cui era talmente netto proprio da essere assolutamente evidente la scelta consapevole di aver prodotto un gioco 100% senza plastica, venduto senza la plastica protettiva, chiuso solo con un adesivo in carta e all'interno tutta componentistica in carta, cartone riciclato e legno. Questa è una cosa molto forte come presa di posizione, molto evidente.
È stata accettata subito dall'editore, è stata condivisa, avete dovuto insistere, avete dovuto lottare, com'è andata? No, è stata una scelta che è stata condivisa e anzi l'editore Siamo che è stato molto attivo in questa ricerca, perché comunque credevano che un gioco che parla di crisi climatica e delle soluzioni alla crisi climatica non poteva non essere prodotto diversamente, nel senso che è un gioco che cioè, per consistenza, insomma, per essere coerenti col messaggio del gioco, con il tema del gioco, bisognava anche produrlo in maniera così sostenibile, fra virgolette. Quello che è stato interessante è che fin da quando abbiamo iniziato a collaborare con CMYK, loro ci hanno proposto di portare all'interno del team del progetto una consulente sulla produzione e sulla distribuzione del gioco, quindi andando oltre le conoscenze proprie che potevamo avere su materiali, eccetera. Quindi abbiamo trovato all'epoca era ancora una studentessa, Ruth, che si è poi laureata all'Università di Berkeley in California. E, mh, e il suo contributo è stato molto importante, soprattutto perché, essendo stata presente durante la fase di sviluppo del gioco, ci ha aiutato a fare delle scelte anche a livello progettuale, come ad esempio quella del dado che si usa ogni giro quando si vanno ad aumentare le temperature, poi si tira un dado che poi va a stabilire quali tracce di effetti planetari andranno a essere portate avanti e poi potenzialmente a scattare. Ehm, Quel meccanismo lì lo avevamo inizialmente modellato con una borsetta dove si andavano a pescare dei segnalini che poi si andavano a mettere sulle tracce, quindi poi si mangiavano. Esattamente, più o meno la stessa cosa, solo che ci sono 6 tracce, 6 per 8, 48, 48 segnalini e la borsa da cui si andavano a pescare i segnalini. Eh, e Ruth ci ha fatto notare che l'impatto materiale di quella borsa più i segnalini era piuttosto importante, era quasi equivalente dei 3 mazzi di carte e dei vari pezzi di cartone, della plancia, delle varie planche giocatore che avevamo nel gioco. Quindi ci ha detto, sì, cioè, sta cosa è abbastanza, è una cosa su cui bisognerebbe ragionare. E quindi abbiamo deciso di trovare un'alternativa e abbiamo provato a usare il dado, per cui un dado di legno ha un impatto molto molto minore rispetto a una borsa con una cinquantina di segnalini interni. E alla fine il risultato è comparabile a livello di gioco, anzi, probabilmente il dado crea una tensione e un effetto drammatico che è maggiore rispetto a quello di andare a pescare una cosa dalla borsa. Quindi la lezione qui è che se si vuole creare un prodotto sostenibile, è importante pensare in quei termini fin dall'inizio, non che sia una cosa che si fa dopo aver sviluppato e dopo che cioè quando il prodotto è più o meno pronto e si dice "Ah, dai, facciamolo, rendiamolo un po' più green, diciamo. È molto importante farlo fin da subito perché così le scelte che si fanno hanno anche quel principio nella progettazione. Grazie. Volevi aggiungere No, o no, 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 sterirti? stavo annuendo perché non ho niente da aggiungere. Sono d'accordo. Allora, io ricordo che poi ci sarà la possibilità, chi è presente qui di persona o chi ci sta seguendo
in live di poter interagire. Per adesso vado ancora avanti con qualcosa, però se avete momenti in cui vi volete inserire, annotateveli e poi ci sarà lo spazio per intervenire, per partecipare. Mentre mi preparavo per questa chiacchierata, uno dei video più importanti che ho visto, una delle considerazioni più importanti che ho seguito, è stato un video di Amabel Holland intitolato Mechanics are Metaphors. Volevo sapere quanto siete riusciti consapevolmente in vostri design, se ci sono vostri design in cui siete particolarmente orgogliosi di essere riusciti a tradurre questo in pratica all'interno di un gioco, e quali? Mhm. Facciamo un'alternanza per cui. Allora, video fighissimo, tra l'altro, quindi lo consiglio su YouTube. Molto bello. È di Amabel. E, in generale sono d'accordissimo con il contenuto del video, riassumendo tendenzialmente dice che le meccaniche di gioco sono metafore, nel senso che non è solo una, diciamo, una scelta di simulazione di un sistema, ma è anche la meccanica crea poi dinamiche che metaforicamente vanno a contribuire, idealmente, chiaramente, a un tema nel bene e nel male. Cioè. E vabbè, di mio mi dà sempre un po' fastidio quando una meccanica è messa lì in modo vestigiale e quindi non è lì come metafora, ma è lì per abitudine. Però questo è un gusto personale mio, non è una questione, diciamo, qualitativa o altro. E quando ho la libertà, diciamo, spesso fuori dalle case editrici, di fare i giochi che voglio, cerco di avere ogni meccanica che sia una forte metafora di qualcosa. Non semplicemente così per scopo poetico-artistico, perché chi se ne, nel senso, non è quello. Ma ricordando le parole di Ingrid di Anantropi, cioè l'esperienza è quella che a me interessa, che arrivi alle persone, le meccaniche devono essere al servizio di quell'esperienza e quindi sono anche una metafora dei processi emotivi che poi portano, mi sto spiegando, spero di sì, portano le persone in quella zona. Che può essere magari, facciamo un esempio anche recente, un gioco per due persone in cui c'è questa persona in barca che fa un viaggio disperato e l'altra persona gioca, diciamo, l'oceano, e una delle meccaniche è bere acqua salata. Però, vediamo qua, magari lascio. Elaboro un attimo. No, no, va bene così. Ok. Allora, Matteo. Ok, sì, concordo che il video di Amabel sia molto interessante, non solo perché cita Daybreak e lo critica anche a livello di meccaniche e di metafore, ma perché fa proprio un discorso generale su come le, le meccaniche che usiamo nei giochi hanno un significato metaforico, quindi non so, i cubetti in Pandemic non sono semplicemente cubetti, ma rappresentano virus, rappresentano e poi la meccanica dello spread virale di questi cubetti non è semplicemente una simulazione come, cioè una cosa meccanica o matematica, ma è l'idea che cerca di rappresentare, cioè come quel, le meccaniche e i materiali che si usano hanno un significato che con cui con cui possiamo interagire. E una delle critiche che Amwell fa in generale al mondo ludico è quella di una certa di cercare di separarle o di giudicare i giochi soltanto dal punto di vista metaforico, scusa, soltanto dal punto di vista meccanico. E lei se la prende in particolare con Dice Tower,
e mostra come le persone che recensiscono i giochi ad Ice Tower eh, cercano in maniera abbastanza ridicola di separare le meccaniche dalle metafore che rappresentano. E lei dice in sostanza è un po' come quando una cosa che è successa ad altre forme di espressione, di arte, quando ad esempio si dice ma l'hip hop non è musica o i fumetti non sono arte perché, boh, motivi vari. E allo stesso modo c'è questa tendenza a non considerare i giochi come una forma d'arte o comunque come una forma espressiva. E questo è secondo me un punto molto importante. Poi lei ci ha pure scritto un libro, Cardboard Ghost, che consiglierei a chiunque voglia fare giochi, diciamo, seri o comunque giochi che rappresentano qualcosa nel mondo reale. In particolare lei si concentra su, dice, Physical Games to Model Critique Systems, quindi giochi che modellano e criticano sistemi, soprattutto sistemi di oppressione nel mondo reale. Lei ne ha fatti un sacco di questi giochi, quindi consiglierei sia il libro che vari giochi che ha pubblicato. Ehm, la domanda era se ci sono delle metafore meccaniche in giochi che ho creato di cui sono particolarmente Soddisfatto. orgoglioso, soddisfatto. Sì, beh, direi ce ne sono abbastanza. Visto che Ruger ha nominato Game Happens prima, che è una conferenza che eh, mh, al momento non si fa, ma c'era fino a prima della pandemia ogni anno a Genova e dove ci siamo conosciuti nel 2019. A Game Happens nel 2019 avevo portato un gioco che avevo sviluppato all'interno di una residency al museo Victoria and Albert a Londra. Un gioco che era una specie di hack, di modifica del classico Memory, cioè il gioco in cui si cerca di scoprire le coppie di carte. È un gioco che avevo ripensato in maniera cooperativa e con il tema della la perdita di memoria. Quindi la meccanica che avevo usato per rendere questa idea era quella di usare delle tessere, cartelline di carta semitrasparente che si vanno a coprire le tessere come nel memory si scoprono durante il proprio turno si scoprono due carte, come nel memory, poi quelle due carte hanno delle parole che si usano per suggerire una memoria, una storia che poi si va a raccontare. Dopo che la storia è stata raccontata, condivisa, si usano queste carte semitrasparenti per andare a sfumare, e qui la metafora è abbastanza letterale, nel senso che la carta sfuma proprio la memoria a livello materiale, però anche a livello poi cognitivo, crea confusione, crea questo senso di perdita di memoria. E quella sì, è una metafora abbastanza appunto letterale, cioè nel senso che proprio quello che si va a fare materialmente è quello che poi succede a livello metaforico. E quindi è una metafora che secondo me funziona abbastanza bene. Poi di metafore un po' più complesse ce ne sono parecchie, soprattutto in Daybreak, ma una in particolare è quella di la meccanica per cui si usano le carte come risorsa per pagare il prezzo di un'azione che avviene su un'altra carta, oppure si usano le carte come supporto ad altri. Quindi l'idea di avere un oggetto fisico che è la carta e la carta ha due funzionalità. La funzionalità, tra virgolette,
finanziaria, cioè quella di usarla come risorsa per pagare il costo di un'altra politica. E poi la carta stessa ha una politica che è scritta, spiegata sulla carta, e quindi c'è questo doppio uso. E quello che poi succede a livello metaforico nel gioco è che questo doppio uso ti forza a fare delle scelte, a decidere se usare una carta come risorsa o se usare una carta come politica. E quel tipo di dilemma, fra virgolette, è un po' quello che volevamo rappresentare, cioè il fatto che ci sono un sacco di soluzioni possibili alla crisi climatica, non ce n'è una singola che funziona sempre o comunque, ma ci sono una serie di combinazioni di soluzioni che si devono cercare di fare, e le soluzioni poi diventano sempre più efficienti o più potenti, eh, con il passare del tempo e avendo investito in un certo tipo di linea politica, fra virgolette. Quindi quando all'inizio del gioco si cerca di fare qualcosa, quel qualcosa sarà piuttosto limitato, inefficiente, perché si è ancora, come dire, all'inizio di questo percorso. Poi, col passare del tempo, se si è investito in un certo tipo di politica, quell'azione diventerà sempre più potente. E questa è un po' anche una metafora dell'azione politica che vorremmo vedere nel mondo reale. Mi riaggancio a una cosa sempre legata al video di Annabelle e anche una cosa che ha detto appunto Matteo all'inizio quando si parlava della questione appunto della valutazione meccanica da parte della stampa. Dice Tower nell'esempio del video, ma non è una cosa che fa solo Dice Tower, chiaramente. Uno dei punti secondo me molto forti di quello che dice è che non c'è bisogno di dirlo in questa stanza, però lo si ripete perché. Ed è che ogni gioco è politico. E lo spiega secondo me molto bene, con esempi che possiamo anche fare dei parallelismi, nel senso che è facile vedere che Cuba Libre come gioco politico. Parla della rivoluzione cubana, cioè è molto diretta, la metafora diciamo che quasi non c'è, nel senso che è quasi una simulazione. Però anche Tombola è un gioco politico, nel senso che tiene dentro di sé degli aspetti di paradigma, per cui se non ci fosse una parte, diciamo, culturale che crede nel fatto che il fatto possa dare possibilità uguali a tutte le persone, Tombola non esisterebbe, mi sto spiegando. Cioè, anche giochi di questo tipo hanno all'interno della politica, così come banalmente anche un dungeon crawling che manda all'aumentare di potenza al power play ha degli aspetti politici dentro. E non è che se ci sono il gioco è peggiore, mi sto spiegando, cioè ci sono appunto. Poi c'è a chi possono dar fastidio e l'approccio di solito di questo tipo di, diciamo, di brand della stampa o della Nasi è far finta che non ci siano, ma non è una buona soluzione per me, perché peggiora poi il processo di design, nel senso che non è che se pensi che non ci siano non li stai mettendo nel tuo design, e quindi secondo me è bene pensarci a monte a questa cosa qua. E c'era un'altra cosa che volevo dire legata ai giochi critici fermati e aspirazioni, magari torniamo dopo spazio. Vabbè, sul tema del fatto dei giochi politici, c'è anche la considerazione che i giochi possono venire snaturati nel tempo, perché viene ovviamente, esatto, la prima cosa che viene in mente a cui pensare è Monopoly, che nasce originariamente da un'autrice con posizioni quasi socialiste, nonno-giorgista, che proponeva la tassazione unica non sui redditi ma solo sulle rendite terriere, e aveva scritto il Monopoly originariamente come strumento per far capire alle nuove generazioni tramite il gioco quanto fosse negativo il meccanismo capitalista che porta all'ulteriore arricchimento di chi parte in condizioni più vantaggiose e più avvantaggiate.
ed è poi stato totalmente snaturato facendolo diventare uno dei paradigmi simbolo del capitalismo stesso. Quindi può anche andare a finire molto male la specie di parabola politica delle intenzioni di un gioco se lasciato abbastanza a lungo nelle mani di chi invece non gli interessa il tema che era stato trattato originariamente. Sì, ma il problema lì è che si cerca appunto di fingere che non sia un gioco politico. Cioè, io- quando io parlo di Monopoli a chiunque, che siano giocatori esperti o gente che appunto magari ha solo giocato a Monopoli, ehm, una volta gli fai notare le dinamiche di gioco e magari gli chiedi, ma secondo te qual è l'ideologia, fra virgolette, dietro al Monopoly? Oppure gli si chiede, quando faccio workshop con studenti e con scuole elementari, gli chiedo, immaginatevi che un antropologo alieno stia osservando gli umani sul pianeta Terra e stia osservando in particolare un gruppo di umani che giocano a Monopoli. Secondo voi che lezioni trae sulla, sugli esseri umani questo antropologo alieno? E lì i bambini o le bambine poi dicono sì, in effetti le lezioni magari non dicono la parola capitalismo, però lo spiegano in maniera più terra-terra. Quindi secondo me l'ideologia del gioco è comunque presente anche in Monopoly, nella versione plagiata. Eh, Però appunto non è. Il problema è che non lo si riconosce che la Hasbro o comunque le varie compagnie le varie società che hanno pubblicato Monopoly dagli anni 30 in poi pretendono che sia semplicemente un gioco così di svago per famiglie e che non abbia un contenuto politico. Poi diventa a sua volta esso stesso un paradigma del capitalismo nel fatto che ne siano state fatte 200.000 iterazioni sostanzialmente sempre identiche tra di loro al solo scopo di venderlo commercializzando la singola IP, la singola proprietà intellettuale di moda in Cioè, quell'arco, in quel lustro di riferimento. cioè, sì, come la versione, non so come si chiama in italiano, ma comunque la Monopoly Girls o Monopoly Women, dove hanno messo, era uscita qualche anno fa, hanno messo una serie di donne famose, però non hanno comunque riconosciuto il fatto che l'idea originale sia stata sviluppata da una donna, Elizabeth McGee. Magari poteva essere una bella occasione. Sì, beh. Se proprio senti il bisogno di fare quell'edizione, almeno onora. Cioè, però è non mi sorprende la cosa perché come dicevi te appunto il Monopoly è un prodotto commerciale e quindi cerca di sfruttare le mode del momento e una delle varie mode del momento era quella del femminismo capitalista. Però non era cioè, se l'avessero fatto in maniera più onesta avrebbero dovuto eh, mm, non mi viene la parola in italiano, comunque accettare il fatto che Monopoly è stato progettato da una donna, ma quello non gli interessava. Allora, prima di passare alle domande del pubblico, vorrei cogliere un ultimo momento, l'ultima considerazione che faccio io. È un tema che è già stato trattato tante volte da parte tua, Matteo, nell'ultimo anno, anno e mezzo, perché è diventata un po', oltre al successo riconosciuto e ai meriti riconosciuti a Daybreak, allo Spiel des Jahres,
diciamo che la tua partecipazione a quel concorso è diventata famosa anche per un altro episodio. E vedo che oggi stesso offri la possibilità una volta ancora di trattare questa cosa. Hai avuto mille occasioni per poter riportare questo argomento e chiarire quale fosse l'idea, quale fosse l'intenzione, però credo che se anche una sola persona potesse incappare in questa live o nel video che ne seguirà e avere l'occasione di sentire da parte tua cosa è successo davvero direttamente da te, invece che sentire dei racconti di terza mano, sarà comunque stato utile. Quanto è accaduto, grosso modo, magari ci sarà un'imprecisione, correggimi nel caso. Congratulazioni, signor Menapace, lei ha scritto un gioco eccellente sul riscaldamento globale. Le consegniamo il Kenner Spiel des Jahres, lei non è più il benvenuto allo Spiel des Jahres, che è un modo un po' particolare di celebrare una premiazione. E tutto questo nasce dal fatto che allora, come oggi, indossavi un simbolo ben preciso. Da qui ti lascio la parola. Sì, grazie. Il simbolo che indossavo l'anno scorso sul palco di Berlino è l'anguria che è diventata il simbolo della resistenza palestinese dal 1967, quando Israele ha proibito l'uso della bandiera palestinese nei territori che occupa illegalmente. E quindi ho deciso di portare questo simbolo sul palco in Germania, in particolare perché la Germania è il secondo paese per percentuale di armi che esporta a Israele, anche perché è uno dei maggiori sponsor dello Stato di Israele. Il primo ovviamente sono gli Stati Uniti. E c'è anche un parallelo abbastanza interessante col mercato globale dei giochi da tavolo, perché gli Stati Uniti sono il primo mercato, la Germania il secondo mercato, gli Stati Uniti sono il primo sponsor esportatore di armi a Israele, la Germania è il secondo sponsor esportatore di armi a Israele. Quindi mi sembrava un'occasione importante per portare un messaggio di solidarietà al popolo palestinese. Ehm, Sul palco non ho detto nulla esplicitamente a riguardo, però come oggi, insomma, il simbolo era abbastanza evidente. E poi dopo la cerimonia mi è stato chiesto dal presidente della giuria di togliere questo simbolo perché lui diceva non ammettiamo messaggi politici, così parole testuali, non tolleriamo messaggi politici al Spiel des Jahres, cosa che mi ha detto dopo aver, ad esempio, vabbè, oltre ad aver premiato un gioco politico come Daybreak, eh, lascio voi trarre le conclusioni. E comunque il giorno, poi lì, durante la cerimonia e dopo la cerimonia si è chiusa un po' così. Il giorno dopo, durante la conferenza stampa, io ero già tornato a Londra, ma il presidente della Spiel des Jahres ha letto un comunicato in cui mi accusavano di antisemitismo per aver indossato un simbolo che poi loro hanno, nella loro interpretazione, che è il mio simbolo, l'anguria nella forma della Palestina storica, negasse il diritto allo Stato di Israele di esistere e quindi di conseguenza, nella loro interpretazione, questo sarebbe un messaggio antisemita, e- che è purtroppo una confusione che viene fatta molto spesso, quella di equiparare la critica alle politiche dello Stato di Israele con l'odio razziale contro gli ebrei. E poi il giorno dopo, quindi il martedì, hanno pubblicato un comunicato stampa sul loro sito in cui ripetevano queste accuse,
le circostanziavano un po', spiegando appunto il significato dell'anguria, eccetera, eccetera, e poi dicendo appunto che non sarei più stato il benvenuto ai loro eventi futuri. Ehm, senza, senza nessuna comunicazione diretta, quindi io non ho avuto nessuna comunicazione con la Spiel des Jahres, a parte quei 5 secondi in cui mi hanno chiesto di togliere il simbolo dalla maglietta, e non c'è stata nessuna comunicazione nemmeno con l'editore americano, con l'editore tedesco, quindi hanno fatto un po' tutto da soli, insomma, eh, così. Questa cosa ha avuto ripercussioni sui tuoi rapporti con gli editori? No, no, loro sono stati molto solidari, diciamo, in privato, non si sono esposti pubblicamente, però non ci sono state ripercussioni a livello personale o a livello professionale. A parte, cioè, ho ricevuto qualche mail così un po' eh, interessante, soprattutto da persone con nomi tedeschi, che appunto mi accusavano di antisemitismo, oppure però ma a livello personale no, non ho avuto nessuna conseguenza seria, anzi devo dire che ho ricevuto un sacco di messaggi di solidarietà, di supporto, sia da persone che lavorano nel settore, come Ruger, ma anche quello che mi ha fatto più impressione, è stato un messaggio che ho ricevuto da un progettista francese di origine, cioè la cui famiglia ebrea, e lui mi ha detto che non voglio nominarlo perché mi ha chiesto di mantenere l'anonimità. Comunque lui ha scritto personalmente alla Spiel des Jahres dicendo che, spiegando la propria situazione familiare, dicendo che come ebreo si sente offeso dal modo in cui mi hanno trattato, e che finché non cambieranno la loro posizione nei miei riguardi, lui boicotterà le edizioni future di Spiel des Jahres. Questo è un esempio su tanti. Comunque ho ricevuto un sacco di supporto e solidarietà, e comunque non voglio fare una questione personale, perché la cosa principale è che c'è un popolo, ci sono milioni di persone che stanno subendo un genocidio, e l'idea era quella di portare l'attenzione su quello che sta succedendo, che purtroppo a una distanza è solo peggiorato, e di far riflettere chi ci stava seguendo, chi ci stava guardando su quello che possono fare a livello personale, a livello professionale, politico, per cercare di fermare questo genocidio. Non posso che essere d'accordo. Stava iniziando un attimo fa un applauso spontaneamente. Grazie. Grazie a voi. Eh, direi che per me da questo momento possiamo aprire alle domande dal pubblico. Ce ne sono? Ehm, domanda che pertiene soprattutto il lato metaforico delle... La voce? Sì.
Ok. Il lato metaforico delle meccaniche, anche proprio al netto del media ludico, che è un media che comunque poi richiede una realizzazione di queste meccaniche in dinamiche di gioco che sono al di fuori del controllo del designer. La mia domanda è, nel momento in cui viene fatta una progettazione del messaggio etico, perché comunque nel momento in cui è all'interno, molto spesso intenzionale, e molto spesso vuole realizzarsi anche a livello di consapevolezza, come cercate un bilanciamento tra esplicitazione, con il rischio di diventare didascalici, e difficoltà e oscurità del valore metaforico della specifica meccanica? Preferite scelte come note di design, presenza in community, incrociate le dita sperate? Qual è il vostro approccio personale? Sì, allora, premessa importantissima, vabbè, dovrebbe essere scordata, ma va fatta, secondo me. Cioè, quello che sto per dire, che dirò, è la mia opinione, non è scritto sulla pietra, non è un giudizio dall'alto, quindi diverse persone hanno sicuramente diversi approcci, quindi posso dire solo qual è quello mio. Aggiungo anche che il tema a me interessa tantissimo, ho fatto la mia tesi di mastering and design proprio sul diciamo, interpretazione / malinterpretazione degli intenti di design da chi progetta il gioco a poi chi gioca facendo un gioco analogico in cui non è un sistema programmato, ma è qualcuno che interpreta in primis le regole, potenzialmente anche sbagliandole, e quindi magari anche misinterpretando, malinterpretando il contenuto. Il mio approccio è che sicuramente in funzione anche della scena scandinava, è più o meno verso la trasparenza, cioè non mi piace il gioco che ha il twist con in realtà tu stavi uccidendo tutti senza saperlo, che ne so. Ok. Preferisco il gioco, dici dall'inizio, guarda, tu stai per giocare una persona che ucciderà tutti. Insomma, non volevo anche andare. Ok, cioè, prendo l'esempio che so di Waiting for Flight Joy and Wine di Simon Despetit, no? È un gioco in cui stai aspettando persone che stanno arrivando in un aereo, è un gioco sull'attesa e l'aereo precipiterà e moriranno quasi tutte. E tu lo sai da subito, prima ancora di giocarlo, che quello è quello che succederà alla fine del gioco. O che so, come l'Arp Demeter, quello di Steve Deutsch, che è un LARP sulla nave Demeter, che è il libro di Bram Stoker, Dracula, la nave che porta Dracula da Transilvania a Londra, e la nave arriva con tutti i morti, con il capitano attaccato al timone, e tu nell'ARP giochi le persone che erano su quella nave e indovina un po' che fine farai. Arriverete tutti morti, lo sai da subito che l'ultimo giorno di gioco morirete tutti, quindi sono per questo tipo di approccio trasparente. Secondo me la trasparenza tra l'altro non va a minare in realtà il contenuto etico, anzi per esperienza, però mia soggettiva, quindi non conta un cazzo, per esperienza mia è più difficile travisarlo se tu lo comunichi in maniera chiara. Poi c'è da dire un'altra cosa. Questo a livello nei giochi fuori dal mercato editoriale, ma per cazzi miei, perché poi i regolamenti quando sono pubblicati hanno anche dei loro paletti eccetera, mentre il regolamento lo scrivo io per me o per chi vuole giocare ai miei giochi al di là del commerciale, penso che cazzo viene a dirmi come deve essere il regolamento, lo scrivo io, cazzi. Nei miei regolamenti c'è sempre una parte di principi di gioco che non sono solo semplicemente gli intenti, tipo il gioco di cosa parla o altro, ma sono linee guida chiare da me a chi sta giocando, che sta leggendo, di guarda, se hai dubbi su come interpretare questa cosa, questi sono i principi, common sense, che chiaramente è sempre mal interpretabile. Ciao italiano. Però se io ti dico per esempio che questi sono i principi, tu hai un dubbio su come interpretare la regola, vai a vedere i principi e ti dici ok, secondo me è così. Detto questo, non io, fortunatamente, tante persone credono nel costruttivismo personale, cioè noi siamo formati anche da nostre esperienze pregresse e questo vuol dire che noi interpretiamo le nuove esperienze anche da quelle che abbiamo vissuto precedentemente. E visto che due persone che hanno vissuto la stessa vita identica è difficile trovarle, è possibile, inevitabile che ci sarà una mala interpretazione di qualcosa, non necessariamente di regola, cioè la regola è applicata uguale, la dinamica si genera è quella, ma l'impatto emotivo sulla stessa dinamica due persone ce l'hanno diversa. E quello non c'è niente da fare, cioè, la saputo, nel senso. Poi non esistono giochi per tutte le persone, quindi
Cioè, anzi, rendendo trasparente prima il gioco, è facile dire, guarda, il gioco, onestamente, non è per me. Io berrei 8 bicchieri di acqua e sale, magari no. E va bene, ci sta. Spero di essermi spiegato. Sì, posso aggiungere un paio di cose? Andiamo, Eh, Matteo. È molto interessante l'idea di trasparenza di cui parla Ruger, credo sia importante e vabbè, possono esserci anche altri approcci, però credo che quello della trasparenza sia un buon modo per creare come dire, un rapporto di fiducia fra chi il gioco lo fa e chi il gioco lo fa giocare, quindi di essere trasparenti su cosa sta per succedere o cosa, diciamo, i paletti generali del gioco. E sta cosa poi si collega anche a una tecnica di cui parla sempre Amabel nel libro che continuo a consigliarvi. Lei cita Bertolt Brecht, che era un drammaturgo tedesco attivo durante la prima metà del XX secolo. E lui usava questa tecnica di alienazione, cioè di creare una separazione, cioè cercare di non fare immedesimare troppo di non far immedesimare gli spettatori con i personaggi delle storie che lui creava. E l'idea era quella di creare questa alienazione, questa separazione in modo da far ragionare lo spettatore, la spettatrice sui problemi di sistema, su quello che sta succedendo all'interno di una storia che può essere un esempio di un problema più vasto di sistema. Quindi lui usava delle cose simili come ad esempio dire o spiegare all'inizio del pezzo teatrale cosa succederà alla fine, di modo che non ci sia suspense, di modo che sai già come andrà a finire, per cui non sei emozionalmente coinvolto in quella cosa perché sai già come andrà a finire e quindi questa cosa ti permette di guardarlo da una prospettiva che poi ti può far concentrare sui rapporti fra le varie persone, i vari gruppi che sono rappresentati in quel pezzo teatrale. E Holland parla di questo Verfremdungseffekt in tedesco, questo effetto di alienazione che si può usare anche nei giochi da tavola. E in particolare lei dice nei giochi da tavola è molto più facile farla questa cosa rispetto ad esempio ai giochi digitali in cui è più facile immergersi ed essere in flow, come dire. Il fatto che nei giochi da tavola tu devi imparare le regole, capirle e eseguirle costantemente, ti mette in quello stato dove il sistema non è mai trasparente, non è mai una cosa che puoi permetterti di non considerare o di dimenticarti, sei sempre comunque costantemente interfacciato col sistema, con le regole di sistema. Quindi questa è una cosa che si può fare con appunto questo concetto di trasparenza e alienazione per far riflettere chi gioca sul messaggio, sulle cose che gli si vogliono proporre o su cui ci si vuole far riflettere. Ehm, Poi direi che mh, per evitare che un gioco diventi didascalico, che è un rischio non indifferente, soprattutto nei giochi educativi o comunque nei giochi che hanno un messaggio, ehm, per me l'antidoto all'essere didascalici è quello di lasciare chi gioca, cioè di fidarsi in un certo senso di chi gioca e di dargli la possibilità di provare anche dinamiche o cose che nella realtà personalmente non vorresti o non faresti
Ad esempio, in Daybreak ci sono varie politiche che personalmente non supporto, ma che sono politiche che purtroppo sono abbastanza realistiche, ad esempio delle politiche che in inglese si chiamano geoengineering, geoingegneria, come ad esempio quella di creare una specie di cappa artificiale in modo da limitare i raggi solari e quindi di tenere le temperature globali artificialmente più basse rispetto a quello che avrebbero se non mettessimo questa cappa. Questa è una tecnologia ancora in fase di sviluppo che non è stata sperimentata a livello su scala, ma che probabilmente vedremo nei prossimi 5-10 anni, perché è un modo per eh, non per risolvere il problema, ma per spostarlo più in avanti, cioè per tenere le temperature globali artificialmente un po' più basse e quindi continuare a estrarre e bruciare combustibili fossili e purtroppo anche è una soluzione che costa relativamente poco e che un governo unilateralmente potrebbe decidere di farlo. Quindi c'è ad esempio un libro che è stato importante durante lo sviluppo di Daybreak, consiglierei un romanzo di Kim Stanley Robinson che si intitola The Ministry for the Future, in inglese, credo il Ministero per il Futuro, in italiano. È un libro che parte proprio da un'ondata di calore letale in India, che poi fa scattare una serie di decisioni politiche, fra cui appunto quella da parte del governo indiano di fare la geoingegneria in modo da creare questa cappa sopra l'India e di evitare che le temperature vadano fuori controllo e che portino a questo tipo di tragedie dove nel libro muoiono 10 milioni di persone in un paio di giorni per le temperature assurde, oltre 50 gradi, che si verificano in un certo stato indiano. Quindi insomma, per ritornare al filo principale, evitare di essere didascalici significa cercare di lasciare le scelte a chi, cioè di creare un modello che permette a chi gioca di fare scelte, incluse quelle che non si vorrebbero vedere a livello personale o politico. E appunto fidarsi di chi gioca, di trarne le proprie conseguenze, le proprie lezioni. Mi aggancio a una cosa che ha detto Matteo sulla questione di fidarsi di chi gioca, anche la tua appunto interpretazione, perché comunque, di nuovo, specialmente nei giochi analogici, nei giochi a tavola, anche nei giochi di ruolo, è difficile che chi progetta sia poi nella scatola del manuale, nel senso che ti devi anche fidare che chi poi prende il gioco lo interpreterà correttamente, lo gera correttamente, lo applicherà correttamente, tra virgolette. Però c'è una cosa che volevo legare alla questione della fiducia alla questione della trasparenza che mi sono accorto adesso, che in parte della mia risposta precedente davo, tra virgolette, interiorizzato, ma ha senso che la espliciti perché sennò sembro fuori di testa, come probabilmente come tutti siamo. Ed è se il gioco, dal mio punto di vista, premetto che in passato ho fatto anche giochi che hanno del cosiddetto obfuscation, no? Con diciamo dei twist in cui parte del gioco è esperire il twist, e chiaramente quel tipo di giochi non sono trasparenti, tipo l'ultimo Tramonto, forse l'ultimo che ho scritto, ma era prima di molti ragionamenti che mi sono fatto e che mi faccio costantemente perché mi bombardo di dubbi, chiaramente. E uno di questi è la questione, so che non è, vi giuro, non è una battuta, ma ci ragiono, prendetela fate charitable reading, quindi charitable hearing in questo caso, ed è la questione del consenso, nel senso che il gioco è volontario, però tu per poter fare una scelta devi avere le informazioni è il potere, e io, da persona che ti propone un'esperienza, anche non direttamente, anche io faccio un'esperienza, poi dice non scappare, tu la prendi, te la sto proponendo, diciamo indirettamente, tu devi avere le informazioni per poter dire io voglio giocare questa cosa, io non voglio giocare questa cosa.
ed è molto difficile fare questa cosa secondo me con giochi che hanno offuscazione, appunto, oppure dei twist. Mentre col gioco trasparente per me è più facile, nel senso che ti do tutte le informazioni, ti dico il gioco è questo, ha questa meccanica, ha quest'altro, parla di queste cose, finirai ad avere un'esperienza in cui piangi per terra in ginocchio, oppure sei un pezzo di merda, eccetera, eccetera, eccetera. Vuoi giocarlo? Sì, no, ok. È la via più facile ragionare in consenso con un gioco trasparente rispetto a consenso in un gioco con offuscazione? Sì, sono forse un po' codato, però penso per ora, visto che non sono ancora in grado di fare un gioco con offuscazione, che rispetto a questa cosa qua continuerò con quella strada del gioco trasparente il più possibile finché non trovo un modo per risolvere questo conundrum. È sicuramente un inglese italiano e di Lupo lo sa probabilmente. Paradosso. No, è diverso paradosso. Cazzo. Dilemma, sì, ok. Mi sto spiegando, spero di starmi spiegando. E comunque l'offuscazione funziona la prima volta, però rende il gioco, l'esperienza meno ripetibile. Nel senso che l'effetto sorpresa lo puoi avere una volta, poi diventa... Poi no, quell'effetto lì non c'è più, quindi il gioco deve comunque tenere in conto, cioè se lo progetti con quella tecnica lì devi tenere conto che o lo fai per essere un'esperienza one-off, come dicono in inglese, oppure se lo vuoi far giocare, se vuoi andare un po' più nel profondo, deve offrire qualcosa di più, altrimenti sì, è una cosa che fai una volta e poi basta, non ci torni E più. ci dico che non era un giudizio qualitativo il mio, cioè non stavo sostenendo che le esperienze ripetibili sono necessariamente migliori di esperienze one-off, anzi, No, cioè no, anche per giocare ai Legacy, cioè ci sono un sacco di giochi che sono legittimi e sensati anche certo. li ho giocati una volta e non ha senso rigiocarlo, anzi estendo il discorso anche secondo me ha senso che esistano giochi che già solo leggerli ti basta e non devi proprio giocarli e hanno il loro posto secondo me. Però sicuramente sì, a livello commerciale è più difficile da editore che ti dica sì. Sai che, anzi, beh, però quello è un altro vaso di Pandora che non apriremo, così come non stiamo prendendo quello dei giochi formativi didattici, che anche lì ho delle hot takes, ma sono hot lunghe e questa abbiamo poco tempo. Ho visto un'altra domanda. Sempre rimanendo in questo tema qua, non c'è il rischio che, soprattutto con giochi di tipo, diciamo, con un contenuto etico, con un contenuto politico, non c'è il rischio che più li espliciti all'inizio, più il target delle persone che poi vanno a giocarlo sono persone che poi il contenuto politico, etico, sociale o lo sanno già, o comunque diciamo ci si vedono già, quindi alla fine, diciamo, come dire, io per esempio da videogiocatore mi sono trovato molte volte a riflettere alla fine del titolo che avevo iniziato perché mi piaceva pigiare i tasti che ho finito 5 ore dopo piangendo perché dicevo, non mi aspettavo assolutamente che succedesse questa cosa e che mi insegnasse qualcosa. Questa cosa è più Se potete ripetere la domanda che non si sente. Matteo, l'hai sentita la domanda? Sì, l'ho sentita. Dice che lo sente. La ripetiamo, cioè La non posso c'è il ripetere? rischio, non c'è il rischio che rendendo tra virgolette, il gioco trasparente, magari chi beneficerebbe maggiormente dall'approcciarsi a quel tema dice ma io col cazzo che mi gioco sta roba. La sto parafrasando. Hai ragione, è la versione in prosa questa. L'interpretazione l'abbiamo visto? Gli intenti di design erano diversi, ovviamente. Però vedi, siamo a tempo. Non c'è il rischio che appunto non lo voglio giocare. Mentre invece se dici che figata, uno sparatutto medio orientale, io sono un americano e poi è Spec Ops The Line e dici ma dai che forse la guerra fa schifo. Corretto? Più o meno, 90%. Posso andare subito in scivolata violenta. Allora, continua. Visto che siamo qui ormai. Allora, sì, nel senso che chiaramente se una persona che beneficerebbe da un tema al contempo ha un paradigma che la porta
allontanarsi dal tema e dire non voglio approfondire perché è già una merda, oppure che so, possiamo fare 1200 parallelismi, no? Ma non ne faremo. Quella persona lì che beneficerebbe da quell'esperienza di gioco, non c'è il rischio che non la giochi, chiaramente sì, però al contempo, se posso mettere un punto davanti, cioè non è che devo obbligare la persona a giocare qualcosa che non vuole da quel lato, e al contempo a livello etico, stando in tema, io non voglio fregare una persona per convincerla di qualcosa, facendo poi lo smart task. Hai visto che da designer non pensavi che adesso ci sono secondo me delle vie di mezzo, ovvero ci sono sicuramente i giochi trasparenti che sono giochi ponte magari, quindi ok, sai che so, posso rispondere, parolacce, posso dire? Sei un MRA del cazzo e ti dico vieni a giocare questo gioco sui diritti delle donne, dici no, non lo voglio giocare perché ok, posso giocare un gioco intermedio su un tema ponte che piano piano poi ti porta ad arrivare a dire sai che ero un coglione 5 anni e cioè anche con me, cioè, non lato MRA ma su altre tematiche succede con me, quindi vuol dire se gioco con me che sono stupido, succede anche con persone più intelligenti. Quindi secondo me la soluzione è giochi di mezzo oppure fai cose come Spec Ops The Line, che è vero che ha un twist, ma il punto forte di Spec Ops The Line non è necessariamente il twist, è che ha un gancio che porta in una direzione e una tematica che porta in un'altra. Quindi che so, voglio farti capire che l'intervenzionismo americano è una merda, io posso essere trasparente con te dicendo che questo è un gioco sulla guerra in Vietnam. Ok? Tu dici ok, io non credo, persona X non crede che l'intervenzionismo sia una merda, dice che figata, guarda, gioco su giochiamo. Giocandolo dice ma forse è una merda. Ok? Il tema è trasparente, sei tu che nel tema non hai collegato il problema al tema trattato. Mi sto spiegando? Spero di starmi spiegando. Cioè, tu puoi parlare del tema in maniera trasparente, ma il gancio non è necessariamente il tema stesso. Mi sto spiegando? Un focus sul tema. Sì, spero di starmi spiegando perché sei... E aggiungo un'altra cosa, che questo è forse il momento di farlo qua, che è la questione dei giochi critici, aspirazionali e affermativi, perché per me è correlata anche all'appeal del tema. Riassunto velocissimo, non sono passato sulla pietra, bla bla bla, classico. Quando si trattano giochi su tematiche, diciamo, anche delicate, spesso li si categorizza in 3 categorie, che sono giochi affermativi, aspirazionali e critici. Il gioco affermativo è un gioco che, senza neanche ragionarci magari, è il default, cioè voglio fare un gioco sulla guerra del Vietnam, ok, lo faccio, fine. Non voglio criticarla, magari voglio solo rappresentarla per com'era, ok? È un gioco che rappresenta lo status quo, nel senso di viene preso come una descrizione, tra virgolette, volutamente, oggettiva della situazione, che non esiste. Però sono i giochi quelli che dicono sì, è un gioco sul... che so, la negoziazione e i mercati nel Mediterraneo, come ci sono 40.000 Eurogame, c'è sta roba, non sono politici, no? Il Mediterraneo è assolutamente apolitica. Giochi affermativi nella loro idea. Non so. Ok. Un gioco critico invece prende uno dei problemi sistemici e lo spinge a 1000. Faccio l'esempio tipo di Sigrid's Daughter, che è un LARP norvegese sull'occupazione nazista tendenzialmente in questo villaggio rurale, in cui tu giochi membri di famiglie in una società totalmente patriarcale che sono al contempo oppressi da altra, quindi molteplici livelli di oppressione. E tu giochi, le persone che giocano, le persone femminili, hanno un'oppressione allucinante che è più grossa di quella attuale, ma secondo alcune linee politiche non è così detto che non vogliano andare in quella direzione nuovamente. E quindi è un occhio, perché il patriarcato è una merda. Guarda cosa succede quando lo spingiamo a 1000, ok? Quanto più una merda è sta roba. E quello è l'approccio critico. Poi c'è l'approccio, diciamo, aspirazionale, che è molto difficile, che è l'approccio più alla Ursula Le Guin, se vogliamo, cioè quello più cioè c'è un problema sistemico, cosa possiamo avere quando questo problema è superato? Ok? Tra l'altro si possono avere giochi affermativi, critici, aspirazionali, non necessariamente se la persona che fa design lo sa, nel senso che cioè, tu puoi fare giochi col bleed, anche se la persona non sa cosa è il bleed, per capirci.
Tipo Matteo, non so se tu hai ragionato se Daybreak fosse un gioco aspirazionale, critico, affermativo. Io di mio ci vedo una grossa aspirazionale, nel senso che la premessa Mhm. principale è le Certo. nazioni collaborano insieme, che è già un'aspirazione di superiamo il problema del non vogliamo collaborare. Cosa può succedere quando le nazioni collaborano? Spero di starmi spiegando. Sì, sì, esatto. Ehm, sì, Daybreak è un gioco direi quasi al 100% aspirazionale, nel senso che appunto c'è questo presupposto che la classe politica delle varie superpotenze, uno, prende la crisi climatica sul serio, due, non si fanno la guerra, non si fanno la guerra commerciale, ma collaborano, perlomeno non competono, che è appunto una cosa ispirazionale, sicuramente non è quello che osserviamo nel mondo reale. E comunque è poi crea uno spazio in cui si può giocare e si può sperimentare cosa è possibile, perché aspirazionale non vuol dire che sia fantascientifico, anzi c'è questa premessa di base, ma appunto poi Daybreak si basa su dati e su politiche reali. Ehm, per tornare all'idea di come evitare il rischio che magari si perda in partenza chi è allergico, fra virgolette, a un certo tema o a una certa prospettiva su un tema. Sì, secondo me un approccio un po' così ibrido può essere utile, o appunto un tema ponte, come diceva Ruger. Ad esempio, in Daybreak si potrebbe descrivere come un gioco ecosocialista, nel senso che quello che tu vai a fare è tu rappresenti il governo di uno stato o di una collezione di stati e vai a creare una serie di politiche di investimenti sempre a livello statale che ti permettono di pianificare l'economia, di superare una serie di problemi intrinsechi al sistema capitalista. Però se tu vai a leggerti il manuale di Daybreak e anche i vari blog che abbiamo pubblicato, in cui i vari designer diaries, non parliamo mai esplicitamente di capitalismo o di socialismo, lo cerchiamo di spiegare con i termini del gioco. E questo è un modo per cercare di non alienare chi magari quando sente la parola socialista gli si rizzano i peli. Poi di fatto quello che vanno a fare è quello. E un altro esempio è un libro che si chiama Donut Economics, credo che in italiano sia stato tradotto con l'economia della ciambella, in cui proprio quest'idea di cercare di spiegare problemi o soluzioni complesse con metafore e con un linguaggio molto più accessibile è stato spinto molto in là. E quindi appunto l'economia della ciambella è l'idea di un'economia che non è guidata dal mandato del profitto, ma è fatta in modo da cercare di dare diritti, dare prosperità a quante più persone nei limiti naturali del pianeta. Quindi l'idea della ciambella è che hai due cerchi, il cerchio esterno che rappresenta i limiti planetari di risorse, di clima, eccetera, e il cerchio interno che rappresenta una serie di diritti umani che nessuno dovrebbe non aver accesso, a cui nessuno non dovrebbe avere accesso. Quindi l'economia della ciambella è un'economia che cerca di mantenere quante più persone all'interno dello spazio della ciambella, cioè all'interno di questi due cerchi, dove
che all'interno ha una serie di diritti, diritto alla casa, diritto all'educazione, diritto a esprimersi politicamente, diritto al cibo, eccetera. E però questi diritti non vanno a sfociare oltre i limiti del secondo cerchio, che sono i limiti di risorse materiali del pianeta. E di nuovo si potrebbe descrivere questa cosa come ecosocialismo, però descriverlo in quel modo lì porterebbe alcune persone a dire no, io socialismo è una bestemmia, oppure magari in maniera meno così fondamentalista, qualcuno magari si sente di non avere l'educazione o la capacità di comprendere o di intrattenere questo tipo di concetti, mentre se si descrive con la metafora della ciambella diventa molto più approcciabile la cosa. Grazie mille, grazie. Grazie. Un'altra domanda qui in presenza e poi eventualmente vediamo se ci sono state domande in chat nella live. Allora, io volevo chiedere, siccome è oggettivamente impossibile scrivere un gioco che abbia un tema e non si creino altri temi, anche solo perché gli esseri umani sono concatenati e quindi è una cosa che naturalmente succede, e che a volte i temi a cui anche non stai pensando finiscono nelle meccaniche. Le domande sono un po': uno, avete un sistema, voi personalmente, di auto-check dei vostri bias per assicurarvi se state portando dei temi, di farlo consapevolmente, non mettere per errore altri temi, specialmente se vengono espressi, se dei vostri bias negativi vengono espressi in questi temi. E la seconda è: vi è mai capitato che a un certo punto, durante la presentazione di un gioco, avete scoperto che questa meccanica che ho messo, per me è importante per il mio gioco, ha in sé, presenta in sé delle limitazioni dei bias? Per esempio, per rendermi più chiaro, se io scrivo un gioco sul matchmaking, sono una persona che vuole far mettere insieme persone, e meccanicamente do per scontata l'eterosessualità, quindi scrivo delle meccaniche per lei, delle meccaniche per lui. A un certo punto mi vengono a dire sì, però non è detto, e io ho un gioco che meccanicamente obbliga l'eterosessualità. A voi è mai capitata una roba analoga su altri temi? Questo è il problema. Parto chiedendo se è necessario ripetere la domanda o se si è sentita. No, io l'ho sentita. La domanda è se in fase di creazione di un gioco, siccome è difficile sviluppare un tema e focalizzarsi esclusivamente su una singola cosa, ma inevitabilmente si creano una serie di effetti a catena e quindi si va a trattare temi correlati, e all'interno di un singolo tema, anche se si riesce a focalizzare l'attenzione soltanto su quello, è possibile. Come ridurre i bias? Come ridurre i bias nella progettazione? Parto io o hai partito Matteo? Allora, vabbè, come hai detto, è una questione, cioè, i giochi sono intersezionali, i temi sono intersezionali inevitabilmente, e anche l'approccio di fare design dovrebbe esserlo, per cui io poi di nuovo parlo per conto mio, per le mie tecniche. Non ho una singola tecnica, ne ho di più che si intersezionano in fasi diverse del processo. Quindi sicuramente c'è tutto il discorso sensitivity leader, cultural consultant, che cambia da gioco a gioco, veramente, nel senso che se è un gioco, magari su questioni personali mie, magari su quegli aspetti specifici, un gioco mio non commerciale, cazzoli, da quell'anno. Però non basta, perché per esempio Creatosphere, che è un mio black box lab sulle relazioni abusive, viene da esperienze mie
che mi hanno fatto ragionare sulla questione della relazione abusiva. Ci sono relazioni abusive che non sono violente, sono comunque abusive e vanno viste e identificate e comunque vanno comprese quando sei dentro di capirlo, perché io per anni una relazione che non mi faceva bene e l'ho capito troppo tardi e volevo che un gioco che passasse questa cosa in maniera il meno ambigua possibile e al contempo la mia era una di tante esperienze diverse, quindi ho parlato con altre esperienze per capire anche, ok, che cosa posso fare per, non dico rendere universale perché non esiste, ma allargare la forbice da un gioco che ti fa giocare me nella mia esperienza a un gioco che ti fa giocare in una relazione abusiva, ma che comunque è flessibile come definizione e quindi che abbraccia diverse tipologie, perché non voglio un gioco che ti faccia riconoscere la mia relazione, era fortunatamente già finita, quindi il problema è risolto quello. Il gioco dovrebbe servire a evitare a altre persone altre esperienze simili e quindi deve necessariamente avere altre voci oltre la mia. Quella è la prima fase. Poi c'è sicuramente una fase in playtest, nel senso che, di nuovo, cultura consultancy di leader si basa di solito nell'ambito analogico sul regolamento, sul manuale, sul testo scritto, schede personaggi, eccetera, se ci sono, ma è difficile che si basi sull'esperienza di gameplay diretto di solito, tranne casi particolari. Per cui la fase di playtest è un'altra fase in cui, specialmente nei primi, che sono playtest diciamo non blind, chiaramente di osservazione diretta più attenta, la mia esperienza, e lì è uno dei momenti in cui poi anche nella fase di debriefing posso cogliere cose che magari il gioco faceva passare e di cui non ero a conoscenza. E lì chiaramente poi parto per di interazione del ok, questa cosa che c'è è un problema, è una cosa che voglio, una cosa che non voglio. Faccio un esempio. Chetosphere, per chi non lo conosce, gioco sulle azioni abusive, è un gioco dal vivo, black box, che mette i giocatori in due panni, in due ruoli diversi, diciamo, un gioco per una ventina di persone più o meno. Metà delle persone faranno degli inventori, scienziati, creatori in un'epoca vittoriana o post-steampunk, e l'altra metà farà automi creati da loro. Hanno però una coscienza, diciamo, esseri viventi, ma sono proprietà, proprio oggetti proprietari di questi creatori. Chiaramente come metafora di varie dinamiche delle relazioni abusive. Questo è stato fatto nel 2016-2017 per il Black Box Copenaghen, poi è stato fatto più volte e anche negli scorsi anni è stata una run nel 2023-24 in cui nel debriefing è stato fuori la questione AI, la questione bot come diciamo figura eccetera, che chiaramente non era parte degli intenti originali del gioco e quindi è stato un momento di ok, questa cosa che adesso c'è perché culturalmente il peso culturale di ChatGPT o altro ha impattato un sacco di argomenti in maniera trasversale, che inevitabilmente giocando dal lato, tra virgolette, dell'automa cosciente ti spinge a umanizzare quel tipo diciamo, di figura. È una cosa che voglio, che non voglio, è una cosa che è importante, non è importante, eccetera. In quel caso la mia soluzione è nel debriefing adesso ho aggiunto una parte che considera questa cosa per chiarire che cioè, non è che ChatGPT non è nel senso che ChatGPT per come ora non è, cioè, non è vivo, nel senso che se stacchiamo il server di ChatGPT forse anche meglio in questo momento. Mentre gli automi in gioco c'è la premessa proprio che loro sono esseri viventi e quindi di nuovo è un cerotto poco elegante magari, ma era un gioco fatto svariati anni prima dell'avvento di ChatGPT. Quindi Sensitive Consultant, Sensitive Reader e Cultural Consultant, e la parte di playtest, e poi c'è un'altra parte per me importante che io tendo a fare ed è conversazioni con altre persone che fanno game design, ma non perché credo che siano più intelligenti, ma perché quando lavori sulle meccaniche magari noti cose che altre persone che non ci lavorano non notano, e quindi un check anche di parlare con una persona, guarda, ho queste meccaniche, secondo te c'è qualcosa cosa ti comunicano, cosa ti dicono, cosa ti fanno, e il feedback chiaramente è diverso dal playtest, però anche quello secondo me aiuta magari a cogliere dei blind spot, perché poi le persone sono diverse, no? Mi sto spiegando? Sì, concordo con tutto quello che ha detto Roger. E posso aggiungere un esempio di come avere dei cultural consultants o comunque di cercare
delle prospettive diverse, anche magari radicalmente diverse dalle nostre, partendo dal presupposto che i bias sono molto difficili da, come dire, auto-check, come diceva la persona che ha fatto la domanda, proprio perché sono dei blind spot, quindi è proprio per definizione difficile trovarli, però ammettere che ci siano e che noi non siamo consapevoli di quali sono è il primo passo. Poi cercare delle opinioni, delle prospettive al di fuori della nostra, come dire, bolla culturale. Quindi, ad esempio, in Daybreak noi eravamo consapevoli di essere un team di uomini bianchi europei o americani che facevano un gioco, per quanto li si voglia considerare progressista, comunque dal nostro punto di vista, e che aveva in ogni caso, che ha un frame, un quadro globale, quindi noi andiamo da persone bianche, classe media, privilegiate, a fare un gioco che parla di tutto il mondo. E questo può essere problematico. Per cui fin da subito abbiamo cercato di- di portare delle prospettive e di incorporarle nel gioco diciamo, dalle parti del mondo che sono rappresentate nel gioco, ma che non sono rappresentate nel team di progetto. E, e questa è una cosa che va fatta attivamente, cioè non puoi aspettare che vengano a dirtelo. Che sì, è importantissimo farlo a livello di playtest, però è una cosa che bisogna fare, come abbiamo fatto nel caso della sostenibilità a livello materico, fin da subito, quindi andare a spiegare le intenzioni del progetto, quello che volevamo creare e poi prendere varie critiche, come ad esempio una delle critiche che ci è stata fatta inizialmente era quella che il gioco si concentrava soprattutto sulla transizione energetica, quindi passare da fonti combustibili fossili a energia rinnovabile senza trattare la questione di chi sta già soffrendo le conseguenze della crisi climatica e di come quelle conseguenze siano distribuite in maniera non uguale e ingiusta, cioè il fatto che quella che poi abbiamo chiamato la majority world, la maggioranza globale, che è una delle varie fazioni che si possono giocare nel gioco, siano le persone che a livello storico hanno la responsabilità minore per nel causare il problema della crisi climatica e che purtroppo sono le persone che sono più esposte per motivi geografici, anche per motivi storici di colonialismo, alle conseguenze della crisi climatica. Quindi cercare il loro parere e ad esempio il nome che abbiamo dato a quella fazione, Majority Wall, ci è stato suggerito da una persona, adesso mi sfugge il nome, del Bangladesh, che ci ha detto, noi l'avevamo chiamato Sud del mondo, Global South in inglese, che è il termine standard che si usa per riferirsi a quel tipo di stati. E lei ci ha detto, Global South è un termine che è stato originato, che si usa nel contesto occidentale per descrivere quello che fino a 20 anni fa era il terzo mondo, mentre nel cosiddetto Global South noi parliamo di majority world perché siamo la maggioranza globale. E quindi questo è un esempio di come si possa
cioè, ci siamo resi conto del nostro bias, cioè il fatto che avevamo adottato in maniera critica questo termine, Global South, e poi una volta che ti è stata fatta la critica o il suggerimento di accettarlo e di integrarlo nel progetto, anche se ovviamente Majority World è un termine meno comune rispetto a Global South e che comunque continuiamo ad osservare in vari playtest, eccetera. Non è, cioè, spesso chi gioca lo confonde con il resto del mondo o con il terzo mondo o con, cioè, è un termine che non è ancora entrato nel linguaggio comune, quindi si tende a confonderlo, però comunque ci sembrava giusto cercare di integrarlo. Grazie. L'ultima cosa che hai detto che secondo me ha un punto secondo me importantissimo, che è intersezionale a tutto il resto dell'argomento. Ed è la questione della normalizzazione, perché vabbè, a me come dinamica ce l'ho nel retro del cervello sempre praticamente, ed è proprio l'idea che qualunque cosa che facciamo va a normalizzare qualcosa o deve normalizzare altre cose. E quindi anche il fatto che appunto una scelta come questa, che viene presa come un creare dei problemi perché viene mal interpretata, viene mal interpretata o viene magari creato un attimo di confusione del in che senso, cosa intendono, eccetera. Al primo gioco fa questo effetto, al terzo, quinto, decimo, ventesimo gioco poi dice vabbè ok, sappiamo cos'è perché l'abbiamo vista in altri 20 giochi, 30 giochi eccetera. Ed è un po' la questione anche delle euristiche, cioè ci abituiamo. E quindi è una cosa che dà fastidio subito, dici questa cosa non voglio imparare, bla bla bla, i pronomi per esempio, no? Ti abitui cazzo perché si normalizzano le cose, ok? E a un certo punto la soglia di normalizzazione è a un certo punto in cui se tu sei ancorato a non voler, diciamo, integrare anche punti di vista, diciamo, di minoranza o altro, arrivi che poi sei tu il pezzo di merda. Puoi dire cosa? Spero di essermi spiegato. Stiamo arrivando alla conclusione. Come ultima cosa, porto via l'ultimo minuto. Prima è stato citato quello che non voglio definire il più importante, perché non credo che lo sia, però molto probabilmente è il più seguito canale di divulgazione sui board game al mondo, su YouTube. Io mi sono annotato una specifica citazione da parte del volto più noto di questo canale. Board games are toys. This game, e ne solleva uno come esempio, isn't changing lives. Chiudiamo in bellezza, dopo aver passato queste ultime 2 ore a parlare di etica e di, perdonami, serious games, dandovi la possibilità, noi metteremo sotto al video i link al blog di Matteo, eventualmente ai siti di riferimento di Ruger, ma avete qualcos'altro? È stata citata Amabel Holland come fonte importante, autore. Ecco, qui sì uso il termine importante. Avete altri libri o canali che vi sentite di consigliare per continuare poi in privato in seguito questa discussione? O la crescita, l'interesse, l'approfondimento personale di questi temi? Potete citarli e poi ci premureremo di linkarli nel testo sotto al video. Non c'è una domanda online intanto, però. No. Vado breve perché questo è un vaso di Pandora. Me ne rendo conto. Cerchiamo di non aprirlo del tutto, ma fare solo così. Vabbè, Infatti, le prime che vengono in mente proprio come essenziali per continuare questa. Allora, oltre a chiaramente a Mabelon, che hai già citato, io consiglio Rise of the Video Games in Esther di Annanthropy, che è un libro sulla democratizzazione del gioco come strumento di comunicazione che è
cioè è il primissimo libro che consiglio a chiunque voglia fare giochi. È da leggere anche se vi interessano i giochi e non volete farne, secondo me, però se volete farne io cioè, non sono una persona che obbliga, ma obbligherei se potessi. C'è edizione italiana? Non c'è edizione italiana perché fa cagare l'editore italiano. Scusate, perché? Intanto perché c'è un problema, a noi manca, noi siamo talmente indietro che a noi manca ancora un glossario seriamente condiviso di terminologia sull'argomento. Facciamo fatica ad avere anche soltanto quello. Ma è perché anche agentività, se dico agentività qui lo stanno in una persona, 2, 3, ma agency è un termine che se cerco su Google Game Design Agency trovo tonnellate di fonti, Game Design agentività 0. Già, a parte che c'è gente che, scusate, spero non siete voi, ma lo dico, questo è il mio, so, un micro rant di 30 secondi. C'è gente che traduce game design in disegnare giochi, ma vi cagaste addosso. Cioè, progettare, design è progettare. Scusate, e quindi fate l'italianità, siamo l'italiano, però usatelo bene, cazzo, ce l'abbiamo il termine. Questo non è a nessuno, è generico. Però sono d'accordo, si traducono un sacco di cose in italiano, tra cui 28.000 edizioni di Azinga che si cagasse addosso. Non può perché è morto, che pure lui, vabbè. Però non apriamo così, quando è un altro che lasciamo da parte. Mentre Annantropi andrebbe secondo me localizzata, e quindi dico asterisco edizioni, voi che se ci siete... Cazzo merda! Com'è fallita? Che vuol dire? Raga! Ma io che io? Mi sembra che tu abbia un compito. Ho sbagliato. Annantropi andrebbe. Poi c'è un altro libro che è meno conosciuto, ma secondo me importante, non per diciamo disegno della prima esperienza, ma perché ha già ragionato e pensa, ah sì, io posso fare tutto, che è un libro di Elizabeth Sampat che si chiama Empathy Engines, che dice, che comunica il rischio di trattare i giochi come motori di empatia, perché hanno anche poi i rischi, però di nuovo faccio un parallelismo, mi sto impugnando in una direzione che però ormai siamo qua e quindi c'è tutto il discorso dei videogiochi rendono veramente le persone no, sei un coglione, però al contempo c'è anche un paper chiamato, questa è una nuova domanda, non mi ricordo come si chiama, ma è un paper Lo metteremo nei come l'headshot nei videogiochi ha normalizzato un esacerbamento del trend della polizia, portando a dinamiche di headshot, una cosa figa, mentre anni fa era sei un coglione, spari in testa il torace, un bersaglio, mi sto spiegando, e quindi sì, in realtà i videogiochi normalizzano cose problematiche, però di nuovo è quella sfumatura che dici non puoi aprire il discorso così, perché poi la gente che dice vedete, io lo dico ai videogiochi, bambini, chi pensiamo ai bambini, mi sto spiegando. Similmente Empathy Engines è per quelle persone che dicono ok, voglio ragionarci un po', so che i giochi possono creare empatia, ma quali sono poi la parte, mi sto spiegando se è vero. Sì, ancora lì. Elisabeth Asterisco. Ma che cazzo dici Ivano? È Ivano qui che... Adesso lo devi tradurre tu lì. Live shaming. Ma scusa. Ma che vuol dire? Ma no, io mi fido su... Ma adesso mi dissano per... è Ivano, è Ivano. Chiariamo la questione. Quindi, scusa Matteo, ormai sei qua, quindi. Rise of the Legion Dynasty di Annantropi, Empathy Engines di Elizabeth Sampat, Shooting to Kill, proprio quello, madonna, sì, di Amanda Phillips. Tra l'altro, per chi preferisce l'audio alla lettura, c'è Game Studies, Study Buddies, che è un podcast dove questi due parlano di paper di game design in una maniera, secondo me, davvero da cuori anticolonialisti che spaccano, e hanno una puntata su quel paper specifico che consiglio. E poi, oltre ai libri, io questo so che adesso butto lì una cosa e vi sembra no, questo è Ruger che è fuori di testa. Action Button, datemi 2 secondi. Action Button
Allora, Action Button perché consiglio Action Button? Consiglio Action Button perché secondo me è l'unica persona su questo pianeta che parla di giochi come io vorrei che si parlasse di giochi, con il downside che fa video essay di 9 ore. Però, no, no. Allora, non tutti poi, quello su Doom dura 3 ore per esempio, so che vi sembra inapprocciabile, però vi giuro, se ho un token consiglio che uno solo, lo spendo qua, il suo video su Tokimeki Memorial dura 5 ore e 56 minuti e vi giuro, se vi volete bene guardatevi quel video, perché è un video che ha tante cose dentro. Lui non parla di game design specifico, ma è più game culture, è diciamo ad ampio spettro, e quel video lì ci fa capire benissimo come per colpa di maschi pezzi di merda negli anni 90, orientalisti del cazzo, cose importantissime come Tokimeki Memorial non siano arrivate in Occidente, perché chi lo cazzo lo vuole un gioco in cui parli con le persone? E per scelte loro abbiamo a catena dell'effetto farfalla, che in quel video vedete cosa avremmo potuto avere e non abbiamo, ed è un roller coaster emotivo, viene della rabbia, della speranza, delle bestemmie e tanto cuore. Ho detto, ho parlato, mi fammi. Questi sono i consigli di Ruger. Ripeto, metteremo i link sotto in descrizione, a cui aggiungeremo da parte di Matteo. Allora, io ne ho tre da suggerire, poi ce ne sarebbero altri, ma quelli, i primi tre che mi vengono in mente. C'è un libro, si chiama Meeples Together, cioè Meeples assieme, che è anche un blog, meeplestogether.com, in cui gli autori analizzano i giochi cooperativi, quindi se siete interessati a analizzare, progettare, capire come funzionano i cooperativi, è una risorsa molto, molto importante perché spiega, cioè, dà una serie di strumenti analitici e poi anche di modi per migliorare, di suggerimenti per migliorare i propri giochi cooperativi. Poi comunque da prendere poi con le pinze, nel senso che loro hanno le loro idee, vanno sempre testate, però molto interessante perché dà un linguaggio con cui parlare in maniera molto specifica dei vari meccanismi e delle varie dinamiche dei giochi cooperativi e poi una serie appunto di suggerimenti per provare a sbloccare, magari se state progettando un gioco che non funziona o che c'è una serie di problematiche comuni ai giochi cooperativi che potete andare a studiarvi e poi diagnosticare con questa risorsa. Poi c'è Playing Oppression di Mary Flanagan, Michael Jacobson, che è, non so se e come l'abbiano tradotto in italiano, comunque è un gioco che parla di idee colonialiste nei giochi da tavola, e quindi come il colonialismo sia stato rappresentato e continui ad essere rappresentato nei giochi da tavola. E sempre su quel tema c'è un gioco che sta, scusa, un libro che sta per essere pubblicato, dovrebbe essere pubblicato nei prossimi 2 o 3 mesi, e si chiama Unsettling Catan, quindi l'idea di criticare, o partendo dall'idea di criticare Catan come l'apripista dei giochi colonialisti e di come poi sia stato reinterpretato e neutralizzato negli anni, eh, sempre in quel contesto di game studies.
Non l'ho ancora letto ovviamente perché non è ancora uscito, però me l'hanno già suggerito un paio di persone che ne hanno letto il manoscritto e quindi lo vorrei consigliare come una cosa da segnarsi per i prossimi mesi. Grazie mille. A titolo personale mi sento di aggiungere un'altra cosa che è probabilmente di livello un po' più basso rispetto a quello che avete consigliato voi, però è comunque estremamente accessibile, molto, li trovo generalmente molto ben fatti, è il canale No Pun Intended, No Pun Included, No Pun Included di Esca ed Elaine, che sono molto bravi come recensori e che all'interno delle recensioni inseriscono spesso degli elementi di analisi sui temi dei giochi piuttosto interessanti e a volte anche illuminanti. Per cui questo me lo sento di aggiungerlo io. Era subito in coda perché hanno fatto un video sul colonialismo. Sul colonialismo, molto bello. È anche brevissimo. 30-40 minuti. Mezz'ora, per cui per chi sopravvive a Action Button è una passeggiata. Non è sostitutivo di Action Button. No, è solo per chi ci sopravvive. Bellissimo. Cioè, vola, è come vedere 20 minuti in realtà, perché Solo che è per 7 ore. non so come fa, ma fa tutto quello che mi piace. Cioè, non ha un secondo che non mi piace da vedere. Va bene. Ci siamo. Ringrazio nuovamente Rugerfred e Matteo. Grazie a chi ha partecipato e ha contribuito con le domande da qui e ci auguriamo che sia stata soltanto la prima.